Per millenni il mondo fu popolato da civiltà che, separate da distese oceaniche, vivevano destini indipendenti. Poi improvvisamente tutto cambiò. Raccontiamo qui la straordinaria storia di un intrepido personaggio che nel corso di soli 10 anni fu in grado di ridisegnare l'immagine del mondo conosciuta dall'umanità sino a quel momento, portandoci dal Medioevo alle soglie della modernità. Quel personaggio fu Cristoforo Colombo. Benvenuti alla quinta e ultima puntata della serie dedicata a Cristoforo Colombo. Nelle puntate precedenti abbiamo accompagnato Colombo dalla nascita del suo sogno di attraversare l'allora ignoto Oceano Atlantico sino alla sua realizzazione. Abbiamo assistito alla sua parabola, dall'ascesa nella corte spagnola all'arresto per malgoverno nelle colonie. Insieme a Cristoforo Colombo abbiamo conosciuto anche i vari personaggi al potere nell'Europa dell'epoca, che direttamente o indirettamente hanno avuto a che fare con l'epopea dell'esploratore. Tra questi i re cattolici, il terribile capo dell'Inquisizione spagnola Torquemada e il famigerato Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia. Oggi scopriamo il destino di Cristoforo Colombo e il mondo che ci lascia. Quinta puntata. Cristoforo Colombo, il destino di un uomo che ha cambiato il mondo. In seguito alla pessima gestione delle colonie d'oltremare da parte di Cristoforo Colombo, i re cattolici hanno ormai perso la fiducia nelle sue capacità amministrative e di governo e al suo posto nominano un nuovo governatore delle nuove terre. Tuttavia confidano ancora nell'ineguagliabile destrezza nautica di Colombo. Così, a condizione di non far scalo a Hispaniola, dove ormai risiede il nuovo governatore, affidano a Colombo un quarto viaggio. È il 1502. Colombo è sulla cinquantina e per quell'epoca era già piuttosto anziano. Sarà il suo ultimo viaggio oltreoceano e il più avventuroso di tutti. Dopo un inizio prodigioso, una traversata dell'oceano effettuata in sole 3 settimane, arrivato nei Caraibi col suo straordinario intuito, Colombo capisce che un terribile uragano si sta per abbattere sulle coste. Così manda un messaggero a Hispaniola, chiedendo al governatore il permesso di attraccare e avvisandolo dell'imminente uragano, gli suggerisce di non far partire alcuna nave dall'isola. Tuttavia il governatore, Nicolás Ovado, schernisce le parole di Colombo come le farneticazioni di un esaltato, nega a Colombo il permesso di attraccare a Santo Domingo e ordina alla propria flotta di partire comunque. Colombo, dimostrando ancora una volta le sue incredibili doti nautiche, riesce a mettere comunque in salvo le sue navi. Invece le navi di Ovando vengono travolte dalla furia dell'uragano. Ne affondano 25. Solo 5 si salvano, di cui 4 devono tornare al porto di Santo Domingo. Solo una riesce ad arrivare sana e salva in Spagna. Ironia della sorte, l'unica a salvarsi è proprio quella che trasportava le ricchezze spettanti a Cristoforo Colombo. Colombo è ormai un uomo ricco, anche se ancora non lo sa. Ma le peripezie del quarto viaggio di Cristoforo Colombo non sono ancora finite.
Scampato all'uragano, Colombo parte all'esplorazione dell'attuale Panama, dove cerca invano un passaggio per mare che gli faccia raggiungere il tanto agognato Catay, proprio dove 400 anni dopo sarebbe stato aperto il canale di Panama. A Panama gli indigeni sono particolarmente bellicosi e attaccano gli stranieri uccidendone alcuni. Gli spagnoli fuggono, ma le navi sono investite da una terribile tempesta. Naufragano in Giamaica e lì vengono soccorsi da altri indigeni. Colombo riesce a inviare un suo ufficiale su una canoa verso Spagnola per chiedere aiuti, ma l'impresa è ardua e richiede tempi epici. Intanto in Giamaica la situazione si fa sempre più tesa. L'equipaggio è esausto e nervoso, così un gruppo di facinorosi, ormai fuori controllo, commette ogni genere di razzia contro gli indigeni, che ormai ostili si rifiutano di aiutare gli spagnoli. Colombo qui ha un colpo di genio. Da esperto navigatore conosce bene il movimento degli astri e sa che da lì a poco ci sarebbe stata un'eclissi lunare. Così dichiara solennemente al capo indigeno che Dio è indignato con loro e che se non avessero ripreso a fornire cibo agli spagnoli, presto Dio avrebbe oscurato la luna. Così, non appena si verifica l'eclissi, gli indiani terrorizzati si prostrano davanti a Colombo e riprendono a fornire cibo all'equipaggio. Finalmente arrivano i soccorsi spagnoli, così dopo 1000 peripezie, il 7 novembre 1504 Colombo è di ritorno in Spagna. Ma pochi giorni dopo la regina Isabella muore e con lei Colombo perde la sua sostenitrice. Il marito della regina, Ferdinando d'Aragona, non è mai stato un estimatore di Colombo. Inoltre in quel periodo è impegnato a gestire la lotta per la successione al regno di Castiglia. Gli ultimi anni di vita della regina Isabella erano stati funestati da tremende perdite. Erano morti in triste successione prima l'amato figlio erede al trono Juan, poi la figlia primogenita Isabella di Trastamara mentre dà alla luce suo figlio Miguel de la Paz. Ma anche questo bimbo muore e a quel punto, prima in linea di successione al regno di Castiglia, è la terzogenita dei re cattolici, Giovanna, detta la Pazza. Così, alla morte della regina Isabella, segue un'aspra lotta per la successione al regno di Castiglia, che vede contrapporsi Fernando d'Aragona alla figlia Giovanna la Pazza e soprattutto al di lei marito, Filippo d'Asburgo, detto il Bello, figlio dell'imperatore Massimiliano I. Dovranno trascorrere quindi almeno 2 anni prima che Ferdinando d'Aragona, allora impegnato a reclamare il regno di Castiglia, riceva nuovamente a corte Cristoforo Colombo. In quell'occasione il re cattolico rifiuterà di restituire a Colombo i titoli e i privilegi inizialmente concordati. Fortunatamente Colombo non era stato mai spogliato dei compensi economici dei suoi viaggi, così aveva potuto accumulare un'enorme fortuna. Tuttavia, non rinunciò mai a lottare per il riconoscimento di tutto ciò che gli era stato promesso, tanto che intraprese una causa contro la corona di Castiglia. Questa controversia legale ebbe fine ben 30 anni dopo la morte di Colombo e si concluse solamente con la concessione al primogenito Diego del titolo di ammiraglio e di governatore di Spagnola.
Cristoforo Colombo si spegne il 20 maggio 1506 a Valladolid. Orgoglioso fino alla fine, poco prima di morire, Colombo dispone che le manette con cui fu arrestato vengano sepolte con lui, come a sottolineare l'ingiusto affronto subito. Il feretro di Colombo viene portato a Santo Domingo e sepolto all'interno della cattedrale. Quando, anni dopo, Francis Drake, il corsaro della regina inglese Elisabetta I, saccheggerà la colonia spagnola, porterà via anche le spoglie di Colombo. Da allora nessuno più saprà che fine abbiano fatto. Uomo dalle mille contraddizioni, Cristoforo Colombo ha portato l'Europa alle soglie della modernità. Straordinario navigatore ma pessimo governante, caparbio e visionario, ma anche uomo dalle sfrenate ambizioni, paziente diplomatico ma anche irriverente e orgoglioso e dal carattere imperioso. Colombo non riconobbe mai, o perlomeno non volle mai ammettere, di non essere giunto alle Indie e di aver scoperto invece un nuovo mondo. Ne andrà il merito pochi anni dopo ad Amerigo Vespucci, un fiorentino che da giovane lavorava al fianco di Giannotto Berardi, il finanziatore personale di Colombo, e che, preso dall'entusiasmo per l'impresa del navigatore genovese, decise anche lui di prendere il mare. Amerigo Vespucci fu il primo a intuire che le terre d'oltreoceano erano un nuovo mondo. Sia Colombo che Vespucci erano uomini colti. Tuttavia, mentre Colombo era, per così dire, un autodidatta, Vespucci era stato educato nel ricco clima culturale e politico della Firenze medicea. E così seppe descrivere le meraviglie che vide nelle terre d'oltreoceano con l'abilità di un romanziere. Inoltre Amerigo Vespucci faceva parte di una importantissima famiglia della Firenze rinascimentale, tanto che una sua parente, Simonetta Vespucci, fu immortalata nella Venere dal Botticelli. Così Amerigo Vespucci, che per prima aveva intuito che le terre d'oltreoceano erano un nuovo mondo, grazie alle sue aderenze nonché ad un astuto uso della stampa, invenzione ai tempi relativamente recente, riuscì a dare parecchia eco alla sua intuizione. Così i cartografi dell'epoca decisero di battezzare questo nuovo mondo con il nome di Amerigo. Ma questa è un'altra storia. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a lasciare un commento. Ogni tuo piccolo gesto mi aiuterà a portare avanti questo progetto culturale. Sul sito www.libriazonzo.it potrai trovare inoltre interessanti approfondimenti. Ciao!